Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una borsettina super semplice, facile e veloce da realizzare. Nello specifico ho utilizzato il filato Firefly di Tutti amano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso, ma troverete anche il link del kit materiali completo, quindi tutto il necessario per poterla realizzare. In questo caso avremo bisogno solo del filato e una coppia di manici in metallo. Come vi dicevo, un progetto molto semplice, io al momento non l'ho né foderata né chiusa con una chiusura in particolare, ma vi ho dato comunque qualche consiglio alla fine del video. Poi ovviamente comunque potete personalizzarla come più vi piace. Direi di non perderci in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutti gli spoiler dei prossimi progetti, così sarete sempre aggiornati sui nuovi progetti in arrivo. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi appunto i tutorial di questi ultimi. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo il filato Firefly colorazione arcobaleno, una coppia di manici in metallo da 11 cm di diametro, uncinetto numero 4, ago da lana e siamo pronti per partire con il tutorial di oggi. Partiremo dal pannello centrale. Io ho già lavorato il pannello, quindi vi mostrerò solo un campione per farvi vedere la lavorazione che dovremo lavorare per tutto il pannello. Ovviamente voi dovrete avviare il numero di catenelle che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi si fa il cappio iniziale e si avviano le catenelle indicate. È indifferente il numero di catenelle perché non è necessario seguire un multiplo in particolare. Lavorate le catenelle necessarie. Per quanto riguarda il mio progetto ho avviato 50 catenelle a cui poi ho aggiunto un'ulteriore catenella per girare, quindi in totale ne ho avviate 51 che corrispondono a 30 cm. Quindi se voi volete variare la dimensione della borsa, farla più grande o più piccola, vi basate sulla misura in centimetri, tanto comunque non è necessario seguire un multiplo, quindi potete avviare le catenelle che volete. A questo punto, una volta avviate tutte le catenelle necessarie, si torna indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto ci andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Terminata questa riga si volta il lavoro, si fa una catenella e si inizia a lavorare a punto spina di pesce. Il punto spina di pesce si lavora in questo modo, lo abbiamo già visto in qualche tutorial precedente. Comunque lavoro il primo punto normalmente, quindi faccio una maglia bassa normale in questo modo. Dopodiché dai punti successivi si inserisce l'uncinetto nella maglia bassa precedente, in questo modo nella solina frontale. Nel punto successivo si prende il filo, si carica il filo e si chiudono tutte e tre le asole insieme in questo modo. Di nuovo prendo l'asola del punto precedente appena lavorato, solo l'asola esterna frontale. Si punta l'uncinetto nel punto successivo e si lavora una maglia bassa. Inserisco l'uncinetto nell'asola frontale del punto appena lavorato, nel punto successivo e lavoro una maglia bassa, e questo procedimento andrà ripetuto per tutta la riga. E questo sarà il risultato. Non so se riuscite a vederlo, ma verranno tutte asoline oblique. Ovviamente questo nel mio caso non sarà il punto protagonista del progetto, ma in realtà mi servirà per ottenere la lavorazione tridimensionale che comunque avrete visto nell'anteprima del video. Quindi si procede in questo modo per tutta la riga.
Qui abbiamo l'ultimo punto, si lavora nello stesso modo, quindi andiamo a lavorare una sorta di diminuzione perché si lavorano, è come se lavorassimo due punti insieme, però in realtà sono punti singoli. Questo sarà il risultato, che ora ovviamente non si vedrà nulla perché il filato è molto particolare, però spero che abbiate capito il meccanismo. Dopodiché si volta il lavoro, si fa una catenella e si procede con la riga successiva, che insieme a quella appena lavorata andranno alternate per tutto il pannello. La riga successiva sarà molto semplice perché andiamo a puntare l'uncinetto nella metà catenella esterna e si lavora semplicemente una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in costa retro per tutta la riga. Terminata anche questa riga, voltiamo il lavoro, facciamo la solita catenella e si riprende con il punto a spina di pesce. Quindi il primo punto lo lavoriamo normale, una maglia bassa normale, poi iniziamo a lavorare prendendo la solina frontale della maglia precedente ed inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, quindi quello che dobbiamo lavorare. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte insieme. E si continua in questo modo per tutta la riga. Ovviamente andremo ad alternare riga a punto spina di pesce e riga a punto basso in costa retro per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente queste saranno le righe totali compresa la prima riga di maglia bassa. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorate le 31 righe avrò ottenuto un pannello di 31 cm per 24 cm. A questo punto non dovremo far altro che andare a rifinire tutto il bordo. Lo faremo a punto bassissimo, quindi ho terminato l'ultima riga con la maglia bassa normale, faccio una catenella e vado a lavorare una maglia bassissima in ogni punto che ho sottostante. Inserisco quindi l'uncinetto in questo punto e lavoro una maglia bassissima. Passo alla solina successiva, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassissima e procederò in questo modo per tutti i punti sottostanti fino ad arrivare all'angolo. Una volta arrivati nell'angolo facciamo una catenella e procederemo lavorando una maglia bassissima per ogni punto sottostante anche sui lati più lunghi. Quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e vado a lavorare una maglia bassissima e farò questo procedimento per ogni punto sottostante. E andrò a rifinire tutto il bordo in questo modo, quindi tutto a punto bassissimo facendo la catenella nell'angolo. Quindi rifiniamo tutto il bordo e ci rivediamo al termine.
Rifinito tutto il bordo possiamo andare a tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Una volta rifinito tutto il pannello, ora dobbiamo andare a realizzare i laterali. Ho messo dei marcapunti perché ho bisogno dei rifinimenti, quindi dobbiamo andare a contare le maglie che abbiamo sui lati più lunghi. Io ne ho 51, quindi le ho divise in due. Ho 25 punti sul lato, 25 punti sull'altro e ho marcato quello centrale perché comunque ho delle maglie dispari, quindi c'è il punto centrale, il che va benissimo perché così riesco a regolarmi meglio e possiamo andare in questo modo a sviluppare il laterale direttamente sul pannello. Regolandomi con il punto centrale andrò a calcolare le 5 maglie centrali, quindi ho 2 sul lato, 2 sull'altro più quella marcata, sono 5 punti. Io inizierò a lavorare il mio laterale esattamente da questi punti. Prendo quindi il filo, faccio un cappietto iniziale e dal marcapunti, come abbiamo detto, mi sposto 2 punti indietro, quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro, quella esterna, e vado a lavorare una maglia bassa. Procedo in questo modo anche nel punto successivo, in quello marcato, e nei 2 punti successivi, quindi avrò un totale di 5 maglie. In questo modo ora avvolto il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando un aumento nel primo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base, una maglia bassa nei punti successivi e nell'ultimo punto comunque vado a lavorare un altro aumento, quindi 2 maglie basse nell'ultimo punto. In questo modo, volto il lavoro, faccio una catenella e procedo in questa riga lavorando i punti come si presentano, quindi lavorerò una maglia bassa in ogni punto. Giro il lavoro, nella riga successiva andrò a lavorare un aumento ad inizio e fine riga, quindi andrò a fare altri aumenti. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andremo a lavorare i punti come si presentano, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante. Andremo ad alternare riga di aumenti e riga normale, quindi lavorando i punti come si presentano per un totale di 3 volte, quindi in totale avremo 6 righe, esclusa ovviamente la prima riga di 5 maglie basse.
Arrivati a questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e questo procedimento lo andremo a ripetere per un totale di 3 righe. Bene, a questo punto dobbiamo andare a lavorare le diminuzioni, quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e per lavorare la prima diminuzione saltiamo semplicemente il primo punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa nei punti successivi fino ad arrivare al penultimo punto. Arrivati a questo punto lavoriamo la diminuzione a fine riga, quindi inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, non chiudiamo, inseriamo l'uncinetto nell'ultimo punto, le chiudiamo tutte insieme, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Come abbiamo fatto per la sezione di aumenti andremo ad alternare queste due righe, quindi riga di diminuzioni e riga di sola maglia bassa per un totale di 3 volte, quindi otterremo sempre le 6 righe che saranno 3 con le diminuzioni e 3 con i punti lavorati normalmente. Lavorata anche questa sezione, a questo punto non ci resta che andare ad ultimare il nostro laterale, quindi continueremo lavorando righe di maglia bassa, quindi lavorando i punti come si presentano fino ad ultimare il laterale. Calcolate che in genere si lavorano lo stesso numero di punti che abbiamo sul lato, quindi troverete indicato qui in alto il numero totale di righe che lavorerò io per ultimare il laterale, ma se nel vostro caso fosse necessario potete lavorarne anche di più o di meno. Comunque dovete andare semplicemente a ricoprire tutto il pannello, deve arrivare proprio a filo del pannello per poi essere cucito perfettamente, quindi procediamo in questo modo e poi ci rivediamo. Ultimato il nostro laterale, io ho lavorato ben 5 righe di maglia bassa. Comunque ora tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie e andiamo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Lavorati entrambi i laterali, a questo punto non ci resta che andare ad assemblare la nostra pochette. Quindi cosa facciamo? Andiamo a bloccare un pezzo di filo sulla base della nostra borsa. Quindi blocchiamo il filo tra le maglie, lo facciamo uscire dal primo punto disponibile sulla base, prendendo ovviamente solo la metà catenella esterna del pannello, poi entriamo nella solina che troviamo sul bordo del laterale e andiamo a fare una doppia passata sul primo punto, poi procediamo, andiamo nel punto successivo, prendiamo sempre la metà solina esterna, la solina sul laterale e andiamo a cucire e andremo a cucire tutto il laterale in questo modo fino ad arrivare all'angolo dove poi faremo passare il filo tra le maglie e andremo a cucire anche l'altro lato, quindi con un unico filo cuciremo tutto il laterale.
Terminata la cucitura, ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro lato. Questo sarà il risultato provvisorio, ma non abbiamo terminato perché andremo a rifinire tutto il bordo a punto bassissimo. Quindi prendiamo il cordino, facciamo il cappio iniziale e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi. Io mi aggancio sempre sul laterale, inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro, prendo il filo, inserisco l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima e continuerò in questo modo per tutto il bordo, quindi andrò a lavorare una maglia bassissima in ogni punto sottostante, ovviamente laterali compresi. Una volta terminato il giro non vado a chiudere, ma semplicemente continuo in questo modo per un ulteriore giro, quindi procederò lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto sottostante per un altro giro. Bene, terminato anche questo giro, ho già tagliato il filo, tiro fuori, vado a chiudere con asola di chiusura ed avrò terminato anche questo passaggio. Ed ora ci occupiamo dei manici, passaggio veramente molto semplice. Quindi ci prendiamo il manico, quindi come per magia io uno l'ho già realizzato ed applicato, l'altro lo faremo insieme. Perdonatemi se vedete degli sfondi diversi ogni tanto, ma sto cercando di mostrarvi al meglio tutti i passaggi nonostante il filo sia veramente particolare. Spero che si capisca tutto. Comunque se avete qualche dubbio mi raccomando lasciate un commento qui in basso. Quindi ci andiamo a prendere il nostro filo, il manico, stesso uncinetto e andremo a lavorare delle maglie basse intorno al manico. Ovviamente non lo andremo a ricoprire completamente, ma solo una parte, la parte che andrà comunque cucita sul bordo della borsa. Cerchiamo di non fare il cappio iniziale in modo che non si veda il nodino iniziale. Ci andiamo a prendere il filo in questo modo e la codina la facciamo passare al centro della catenella che andremo a lavorare. In questo modo lo facciamo incrociare il filo, poi lo andiamo a bloccare man mano che lavoriamo le maglie basse. Quindi all'inizio lo teniamo con le dita e andremo a lavorare intorno a questo manico 26 maglie basse. Io ne ho lavorate 26, ma se nel vostro caso fosse necessario potete lavorarne anche di più o di meno, è indifferente, ci servirà solo per agganciarlo al bordo della borsa. Quindi prendo il filo e mi vado a lavorare tutte maglie basse intorno al manico o comunque per una parte. Bene, lavorate le 26 maglie basse intorno al manico, vi dico anche la misura in centimetri se può esservi utile, corrisponde circa 13 cm e mezzo, quindi
Se utilizzate un filato diverso, magari più sottile o più spesso, calcolate 13 cm e mezzo di copertura, tra virgolette. A questo punto dobbiamo andarlo a cucire sulla borsa, quindi con lo stesso filo ne andiamo a tagliare un po' di più e lo utilizzeremo per andare a cucire il manico alla borsa. Tiriamo fuori il filo e lo andiamo direttamente a cucire sul bordo. In questo caso io mi sono regolata tranquillamente con le righe di lavorazione della borsa perché sono molto evidenti, quindi ho lasciato 3 righe di rilievo sul lato e 3 righe di rilievo sull'altro, e farò lo stesso anche su quest'altro lato, quindi lo andrò a cucire esattamente in questo modo. Vedete, ho 3 righe, 1, 2, 3, ed ho 3 righe anche su questo lato, 1, 2, 3. Lo posizioneremo esattamente in questo modo, quindi solo la parte ricoperta all'uncinetto si troverà sul corpo della borsa. Inseriamo l'ago sul corpo della borsa, esattamente io mi ritrovo sulla parte dove ci sono le maglie bassissime. Dopodiché rientro dall'interno verso l'esterno, prendendo ovviamente anche la solina che si trova sul manico in questo modo, vedete? Punto successivo sul manico, entro anche nel corpo borsa e andrò comunque a cucirlo tutto in questo modo, in modo veramente molto semplice. Ultimo punto cucito, a questo punto possiamo andare a bloccare il filo ed avremo terminato. Bene, siamo giunti al termine anche di questo tutorial e questo sarà il risultato finale. Una borsetta elegante, particolare e super brillante, anche se in video non rende, ma avendola davanti la vedrete luccicare tantissimo. Io per il momento la lascerò così, ma ovviamente vi consiglio magari di foderarla. Trovate il tessuto sempre sul sito Tutti a Mano Luisa. Io ora ho a disposizione solo questa colorazione, non ce la vedo proprio benissimo, ma sicuramente in un secondo momento la fodererò, e applicare magari una chiusura magnetica qui al centro con una catenella, proprio per andarla a rifinire del tutto, ma comunque il progetto di per sé resta veramente molto carino, anche semplicissimo così, però almeno una chiusura bisogna mettercela. Il kit di questo progetto lo trovate sul sito www.tuttiamanoluisa.it, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Ed ovviamente oltre a questa colorazione arcobaleno troverete anche altre colorazioni. Vi consiglio comunque di andare a curiosare sul sito. Date un'occhiata anche al box informazioni dove troverete tutti i video e tutorial consigliati. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre con un commento qui sotto, un bel pollice in su e mi raccomando non dimenticate di condividerlo con tutte le vostre amiche creative. Continuate ovviamente anche a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!